per me. Basta così. Pace. Vattene. Pigliatela. Te la guadagnaste. Vattene. La mano delle lupi sull'agnelli Gianci da me Gianci da mamma mia la mano dei lupi sull'agnelli Gianci da me Gianci da mamma mia Perciò ricordatevi di questo nome, ragazzi. Calatafimi, un oscuro paese della nostra terra oggi glorioso, che di questa data, 15 maggio di questo nostro 1860, perché in questo giorno, e non dobbiamo avere paura di dirlo, è cominciata la nostra libertà. Oggi la Sicilia, domani la Calabria, poi Napoli. Presto Giuseppe Garibaldi varcherà l'Ossetto e allora finalmente le due Sicilie non esisteranno più. Ci sarà invece l'Italia. Niente più regno borbone, niente più sovrano straniero, solo l'Italia una. Avanti. Cosa è l'altro mondo? Padre Palermo. C'è Padre Biuso che sta dicendo che... Lo so che sta dicendo. Ma sta dicendo che Sta dicendo che due Sicilie erano troppe.
E un'Italia sola basta e s'abbasta per tutti. Ma pare che una colonna di garibaldini... Stia avanzando verso Bronte. So anche questo. E ne sono felice, come voi del resto. Ma chi, io? Ecco, mi sentite? Anche oggi urlano e sentono. Sì. E non c'è nessuno che osi. Sì, che osi fermarli. Solo perché sventolano questa bandiera di 3 colori. Solo per questo. Niente. Ma come niente? Questi fanno sul serio, padre. Un giorno... Niente. 4 carosi che schiamazzano e uno scemonito. Dio di Porta Nova, Burgone Vignova, Samogli e Bacca. L'avvocato Lombardo andò a Catania a dire la nostra ragione al governatore. Sicilia Garibaldo, Lombardo libertà. E Ciotti, a gridare in piazza dobbiamo andare! Al circolo dei civili, dai sorci! Sì, dai sorci! Raiungo, ora valla a cantare in piazza la tua canzone, così te le trascine tutte, presto! Vai! Italia, che stai a bagnare nostra? Amorendo tutte in piazza, amori, al circolo dei civili. Andiamo, picciotti, al circolo dei civili! Raiungo, fa un nesto Garibaldo. Qua vicino arrivavo, dietro la montagna. E tu che fai? Vieni con noi! Sì, taccia tocca. To! To! Detto! 3 giornate al Baglio di Luca, 5 tarì e una Venezia. Voi che fate per un piatto di minestra? Non dovete vendermi più! Ora c'è Garibaldi! Non ascoltatelo sto verme, Amonini, oggi non si lavora, è festa! Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! E c'è gioco la testa. Non si azzarderanno a venire fino a qua sotto. Anche nel 48 l'hanno fatto. Questi non si fermano più, ve lo dico io. Prima del pozzo si fermano. A casa, prestiamo Nino. Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! Facciamoci un po' le feste. Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! La libertà! Viva! Voleva la libertà! Viva Garibaldi! Viva l'Italia! Viva Garibaldi! Viva l'Italia! Anche voi! Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! Viva l'Italia! Viva la mondo! La bandiera sopra qualcuno con circolo dei civili! Vai, cantaccino sullo baccuno! Avanti, Longhitano, deciditi! Hai visto che ci siamo riusciti? Evviva! Evviva la libertà! Chi ha messo qua sta pezza sporca? Ti abbiamo sentito tutto! Bestia! Amici di Bronte! Amici nostri! I latoni via! Figlioli la terra! La terra è nostra! Sentite quello che vi dico! Amici! Siamo qui per festeggiare la libertà, non per offenderla e infagnarla! Certo, amici! Nessuno ormai vi negherà i
fosse diritto. Tu, muoviti, chiudi la finestra. Non voglio più sentire questa canaglia che abbaia. Cornuti. Ecco dove ci portano Garibaldi, l'Italia e la libertà. Le terre vogliono ste cornuti. Bronte, 3 agosto 1860. Al generale Giuseppe Garibaldi. A chi? A Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi? Ma certo, scrivete. Non ultimo tra i paesi di Sicilia nostra, e a nessuno secondo, per l'ardentissima carità dell'italico suolo, rispondeva il popolo brontino al generoso appello rigeneratore. Lui è Lombardo. Amonino, non Nicola è. Finalmente è arrivato. Sì, Don Nicola è. Vuol sapere? Salutiamo. Saluta, Don Nicola. Saluto a voi, picciotti. Vostra benedica, Don Nicola. Come mai siete qua? Don Nicola, oggi successero cose grandi. Fece ma la manifestazione ne portammo in piazza tutto il popolo. E Longhitano ci andò a mettere la bandiera al circolo dei civili. Tutti gridavano, è tipo l'Italia, è tipo Garibaldi. Poi arrivò da Carogna Don Taro Cannata e insultò il secondo. Allora Sanguino si rebotò e incominciamo a gridare, volevo la terra! E i cappetti ci avevano paura. Sì, va bene, ma la situazione resta difficile lo stesso. Troppo bene li conosco quei galantuomini e li conosce pure il governatore di Catania. Li conosce così bene che sta dalla parte loro. Ma come? Che dite, Don Nicola? Sapete che cosa ha risposto alle mie denunce contro questi signori? Che anche loro, come me, sono vecchi liberali del 48. Ma da noiarsi, il diavolo può diventare frate, il frate è diavolo. In 12 anni i liberali del 48 sono diventati più borbonici del re. Comunque il governatore mi ha fatto una diffida. Che se disordini succedono a Bronte, mia è la responsabilità, mia è la colpa. Ma Garibaldi, perché fa questo? Garibaldi, che cosa ne può sapere Garibaldi di quello che succede nei nostri paesi? Lui deve fare la guerra e ha ragione. Deve andare avanti, liberare la Calabria, arrivare a Napoli e finirla una volta per sempre con questi Borboni. Ma dietro Garibaldi ci sono i politicanti che danno mano libera ai vari Cannata. Quando la gatta non c'è, i surci abballano. Già, credono che tutto sia come prima. I decreti di Garibaldi, pezzi di carta da attaccare ai muri. E loro sempre a schiacciare la faccia alla gente. Chi se ne fottono di Garibaldi e dei decreti? Che comanda fa la legge. E se comandano loro, c'è sempre la loro legge. No, non è così. Non è così. Garibaldi ha portato la rivoluzione e noi la stiamo facendo. Noi, io, voi, tutti quanti. Beh, tutti quelli che vogliono cambiare le cose. E se la rivoluzione dice che la terra si deve spartire, chi impedisce la divisione è un traditore della rivoluzione, della legge della rivoluzione, lo capite? E noi a testa ci tagliamo. Solo chi stiamo a fare? Tagliarici a testa. Tagliarici a testa a tutti, i cappetti. Niente sangue, vi dico. Basta fare sentire la nostra forza e imporla. Vostro nome suona glorioso fra noi come il grido delle vostre vittorie. E l'uomo del Palagio e quello della gleba lo benediranno sempre come foriero di un'era più luminosa. Viva l'Italia unita! Viva Vittorio Emanuele! Viva Garibaldi! E l'uomo del Palagio e quello della gleba lo benediranno sempre. Che gran bel discorso ha scritto. Io lo sottoscrivo. Aspetta, che linguaggio. Bravo, E tutti dobbiamo sottoscrivere. Io mai griderò viva Garibaldi. Sono sempre stato un fedele suddito del re. E Garibaldi ve ne darà un altro. Signor Tovez, ma non lo capite che il popolo, dopo essersi spartite le terre comunali, verrà da voi a dividersi la ducea di Nelson? No, voi, caro amico, sarete un bravo notaio, ma non siete certamente un buon politico. Dimenticate che sulle terre della ducea sventola la bandiera inglese. E voi sapete che cosa in questo momento il mio paese sta facendo per Garibaldi. La flotta inglese è là a proteggergli le spalle. La marsala a Messina non l'ha abbandonato un momento.
Il regno dei Borboni muore anche perché noi inglesi lo lasciamo morire. Ci farete proprio un bel guadagno. Mi dispiace deludervi, ma credo che ci guadagneremo davvero. Bella gratitudine la vostra. E a voi questa ducea? Chi ve l'ha data? È stato Garibaldi o forse un Savoia? È stato un re di Napoli, è stato un Borbone a darvela. Signori miei, voi lo sapete bene come io non condivida le intemperanze del notaio Cannata. Tuttavia, il suo ragionamento un fondamento ce l'ha, lo riconosco. Voi dite bene, sul castello della Ducea sventola la bandiera inglese e il nuovo regime certamente ne terrà conto. Ma i contadini, i rivoluzionari, le teste calde... L'avvocato Lombardo. L'avvocato Lombardo, avete detto bene. E questa, signori miei, è gente che non si ferma davanti a una bandiera. E anzi, proprio la stessa origine di questa Ducea, ora così inopportunamente ricordata dal nostro notaio, ai loro occhi potrebbe essere motivo di incitamento alla violenza. E teste calde sono. Perciò non è più il caso di perdere tempo. Io questo propongo. Garibaldi ha verso il vostro paese un debito di riconoscenza. Ebbene, lo capisco, la parola è brutta. Fateglielo pagare allora. Del resto, anche i vostri campieri hanno adoperato lo scudiscio. Le vostre mani sono pulite. Ma questo i contadini non lo sanno. Lo sapete com'è? Nella confusione... No. Secondo me c'è molta esagerazione nelle vostre parole. Ma poiché siamo stati sempre buoni vicini, potrei fare qualche passo al consolato britannico. Vuol dire che domani io... Ve ne siamo grati, molto grati. Allora, quando contate di partire, signor Towet? Domattina. Se mi date il tempo di farmi preparare la carrozza. Ma sicuro. E intanto noi altri che facciamo? Che facciamo? Ne grattiamo l'ombelico? Ma quando mai? Ora facciamo pure una voce, tutto quello che avevamo a fare. Io, per parte mia, riconoscendo la mia pochezza e inchinandomi come sempre al valore altrui, propongo, e sta a voi tutti convalidare, che il notaio Cannata sia nominato subito comandante della Guardia Nazionale. La sua fierezza e il suo ardimento sono la migliore garanzia in questa difficile ora. Accetto. A Catania le cose vanno per lo stesso verso che a Bronte. Tutti al loro posto. Tranquilli. Gli sbirri e i giudici, tutti. Tutti quanti. La vera guerra dei Garibaldi è qui, nei paesi. E io la devo vincere qui. Deve essere vinta in ogni paese come questo, se no le vittorie di Garibaldi saranno niente. Nome di luoghi dove il sangue si è sparso inutilmente. I picciotti fanno serenate. E noi andiamocene a dormire, Maria. 5 ore di cavallo mi hanno rotto la schiena. Vindico vinne, cielo tricolori e cielo tricolori. Vinnero 1000 famosi guerrieri, famosi guerrieri. Vinne ai bani, loro liberatori, loro liberatori. Chi sono? I soliti. Vindico vinne, cielo tricolori e cielo tricolori. Che fate, picciotti? Le serenate ai sorci. A Rosario Leotta. E se la va a ricordare. Sono gran cornuto. Io non te ne scecca, Leotta. E quando ritorniamo a Mosca sarà nauca. Se ne vanno? Sì. C'era pure appena. Non gli è bastato. Acqua il figlio d'un cane. Ne stiamo scordando un palco più grosso. Ecco è.
è un notaio Cannata, santo diavolo! Ci facciamo una serenata che pure le innamorate hanno senso. Per il notaio Cannata ci vuole una cosa speciale. Tu ti ricordi che già tu serve tu crocifisso? Certo, la saccio tutta a memoria. E allora cantiamo le due. Tu fai un servo, io un crocifisso. Un servo tempo fa di questa piazza così pregava Cristo e ci diceva Signore, me padrone, mi strapazza, me tratta come un cane della via. Tutto si picchia con... Non ti fare vedere, Ignazio! Notaio Cannata, capisci sta canzone? Cane rognose. Ci sparo io a sta cane rognose. No! Fermati! Ignazio, per l'amor di Dio! Lasciami! Papà! No! Papà, che succede? Io ci sparo! Ci sparo a quei bastardi! No, peggio è peggio! Ma giuzza mia fortissima! Cantate, cantate ora. Domani mattina canto io. Cosa stacca? Longhitano Longi. Procediamo. Entriamo, Saporito. Dove si trova Longhitano Longi? In campagna. In campagna a travagliare. E con questo che ci fa? Si va a caccia di quaglie, di tordi o di sorci? E i soldi per comprarselo, che gliene chiede? L'avvocato Nicola Lombardo? Io non saccio niente. A un uomo onesto il fucile non serve. Perciò se tuo marito è onesto non ha bisogno di fucile. Ma se per caso ci tiene a riaverlo, può venire a riprenderselo al carcere. Al carcere. Sì, al carcere. Mio marito non fece niente. Forse non ha fatto niente, ma l'intenzione di fare certo ce l'ha. Nunzio Sampieri. Ne vai? Nunzio! Pigliatelo, non perdiamo tempo. No, no! E chi sto qui? Nunzio Ospedaliere. Dammi, no tutta. I veri. Mi stanno portando, papà. Come ti portano in carcere? E chi è il carcere? Sì, mi stanno in carcere. Sottami casa ieri sera veniste a gridare. Che cosa è da dire? Ripetelo ora. Sentimi, domani o tra 10 anni. Don Rosario, avete sbagliato. Non dovevate fare questo. Colpendo quest'uomo avete offeso la legge.
Vi sono obbligato e mi ricorderò sempre di questa vostra azione. E se ne ricorderanno pure i miei figli. Ma chi sto qua è un uomo morto. Morto. Liberate le persone che avete arrestato. O non rispondo più di quello che può succedere a Bronte. Il vostro viaggio a Catania. Col governatore ci avete parlato? Il governatore ha detto che mi terrà responsabile di ogni eventuale turbamento dell'ordine qui a Bronte. Lo vedete? Ed è proprio per questo, per alleggerirvi delle vostre responsabilità, che abbiamo arrestato gli elementi più pericolosi. È una pena che ci siamo presi per voi, amico mio. Unicamente per voi. Sì, va bene. Ma ragioniamo un momento. Perché li avete arrestati? Per le 4 canzoni che cantarono stanotte? Ma lasciamo andare. Avvocato, da noi il problema è uno solo, quello delle terre. Le terre? Ma lasciateci tempo. Fate finire la guerra. E dopo si faranno le leggi adatte. Ma quali leggi? Quali leggi? Quelle per cui si può trovare sempre l'inganno? Per conto mio, una legge precisa c'è. E sono gli editti di Garibaldi. Ma insomma, secondo voi Garibaldi che cosa venne a fare in Sicilia? A mettere una dinastia al posto di un'altra? E chi lo sa? Già a Palermo fra Cavourriani, Garibaldini, Mazziniani e Radicale non ci capisce niente nessuno. Ma i decreti per le terre ci sono, però. Cose dettate dallo stato di necessità. Per dare tripudio ai villani. Per spingerli a combattere. Politica, amico mio, politica. Ho capito. Li accusate di avere creduto ai decreti di Garibaldi. Avvocato, vi scongiuro. Andiamoci insieme subito a liberare quegli innocenti, se no qui le cose si imbrogliano. Voi dite innocente. Io invece li giudico assai pericolosi. Rifiutate. Ma lasciatemi fare, donna Gola. Io me ne intendo di queste cose. Cacciatore sono, lo sapete. E gli uccelli da richiamo si devono tenere in gabbia, come faccio io, no? Oggi siete cacciatore. Ma se il popolo si arrevota come nel 48, voi e i vostri amici vi potreste ritrovare lepri. E le lepri scappano. Ah, e questo mi pare che è all'aria di un avvertimento. Vi ringrazio, don Nicola, la vostra franchezza mi commuove. Ancora mensaggio, ti diamo lì, va? Ti vedi? Lasciatele stare. E lasciatele stare. Stanotte non si dorme. Stanotte nasce un signore nasce. Lo disse Fraiunco. Stanno Natale viene d'agosto. Sì signore. Natale ora, E a chi non fa la novena, tu! Lui dice che è Natale, ma mi pare che è Pasqua. E i galantuomini saranno l'agnetto pasquale. La libertà, la palombetta bianca non teme i balconi, non va più Borbone, lo disse così.
così fu, a così fu, a così fu, a così fu, a così fu. La palombetta bianca, Dio la creò regina, segnata la mattina, la palombetta c'è, 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 c'è. 26 maggio, giornata di valore, zittite, ma picciotti, quando ci sente la canzone? La libertà, la libertà, la libertà. La palombetta bianca. Il paese in mano nostra! Un paese in mano nostra! È in mano nostra la paese! Amici! Zittiti! Dobbiamo liberare i prigionieri! Amici! Andiamo alle carceri, presto! Andiamo a liberare i prigionieri! Non perdiamo tempo! Non ci possono fermare! Tutti i sorci sono allontanati nelle loro case! Andiamo amici, comandiamo noi ora! Andiamo! Voto, Carazzo! Apri, schifoso! Comandiamo noi! Dammi sti chiavi! Amici, le sentite? Non alzo siamo! Dammi sti chiavi, che amici ci aspettano! Dai, recate! Dai, picciotti! Buono paese è in mano nostra! Aiuta! Ma questo non è posto sicuro, avvocato! Che faccio? Che facciamo? Che ci dico se vi cerco? Deve dire che non ci sono, no. Che sono rimasto alla Ducea, dall'inglese. Alla Ducea, sì. Vattene sì, ora. signora. Hai capito? Alla Ducea. Sì, vai. Sì, signora. Vai. Scappate tutti, siete scappati! Ma veramente molto, c'è picciotti! Ho visto lo scappo di sorci, Saliamo nel stanze, Caruccio! Ora non ci sono, ma la roba c'è però! Tutti voi colorati, ci
state? No, vai, a bruciare! Santa Domenica senza missa non vogliono fare passare, come i cani. La missa non ce la possono negare. Io vado a chiamare a Don Biosio. Guarda, i carbonai! Stanno scendendo la montagna! C'è Gasparazzo con tutti i carbonai! Evviva Gasparazzo, che ci viene a tenere male! Salutiamo, picciotti! Allora, la facemo sta rivoluzione? Gasparazzo, noi la rivoluzione la facemo, ma come dice l'avvocato Lombardo. Sangue da Giuda! E come si fa a fare la rivoluzione contro i cappetti se chi tu che la comanda è un cappetto? Don Nicola non è un cappetto. E allora portaci questo, e così diventiamo uguali. Picciotti, noi andiamo a stanare i sorci dentro il paese. Voi fate buona guardia, non ci deve scappare nessuno dalla trappola. Amone, esci! Curchiurella! Prendo il sbirro! Curchiurella! Gasparazzo, vieni qua! Guarda così! Curchiurella, la carogna! Esci, sbirro, bene fuori! Io non facevo niente. Io, ecco, stavo... I nostri nomi segnava! Tu maledetto spione! E un primo sorcio è fatto! Tutti sparire il cappello! Sì, il paese è in mano nostra. Per ottenere quello che vogliamo bisogna che tutto si svolga nell'ordine e nel rispetto. Il governatore di Catania deve trovarsi di fronte al fatto compiuto. Perciò, ripeto, tutto si deve svolgere nel più assoluto rispetto delle cose e delle persone. Silenzio! Questa notte è successo quello che è successo. E lo posso anche capire, ma ora basta! Basta! Ha ragione, Don Nicola! Evviva la festa, ma fate! Evviva! Sentite, amici, ora in municipio ci siamo noi e faremo valere i nostri diritti. Non per le strade con la violenza, ma da qui, assumendocene tutta la responsabilità. Un panno, Austino! Sì, giù! Ascoltate! Qua vi sorci in casa, ovvero sia galantomeni, li mettesse fuori, per la vita. Questo è l'ordine generale Garibaldo. Ascoltate, qua vi sorci in casa, li mettesse fuori, per la vita, ubbidite. Picciotti, la caccia incomincia, l'avevo a scannare a tutti. Andiamo lì! Picciotti! I cappelli chiamano me, li voglio ammazzare! Sorci a morte, sorci a morte! Sangue da sputare! Cappelli! Senza pietà! Con mia! Le vive struggare! Le abbia
Ma dove è scappato? Seguivamo un cappello! L'avete visto? No, non l'avevo visto! Ah sì? Che cavolo! E dov'è? Parra! Là! Vieni fuori, galantuomo! Uno taro cannata! Tante persone a far arrestare la povera gente, eh? Chi te lo sorcerò? Hai insultato il decolore! Non c'ho mica! Ne mangiamo! Picciotti, in quella casa i fratelli Zappia ci abitano. Là dentro c'è tanta roba che pare un palazzo du principe di Padania. Col nostro sangue se la fece. Ammazziamolo, ammazziamolo! Agostino, lesto! Bandisci la legge del popolo e andiamo! L'ordine del generale Garibaldo! Uomini sorci in casa! Ovvero sia galantuomini, vi mettiste fuori! E viva la libertà! Viva Garibaldi! Viva Garibaldi! Viva l'Italia! Viva Garibaldi! Liberale siamo! Liberale! Come popolo siamo? Viva Garibaldi! Viva l'Italia! Viva Liberale siamo! Gasparazzo, non l'ammazziamo, leviamoci la roba! No, non basta, tutti hanno a morire! Ora sì! Picchiamoci la roba! Questa è la casa di Don Vito! No, non c'è fuoco! Venite, picciotti! Abbruciamoci la casa! T'arrecchino le spalle nostre! Per lui abbiamo sudato sangue! E che ci dava? 2 tarine e una minestra! Venite! Scordiamo Pultoni e andiamoci in casa! Venite con me! Con me! Cosa volete da me? Sentite a me, voi lo sapete che io non sono come uno di quei galantuomini. Io ho lavorato tutta la vita e la roba me la feci con le mani mie. Succhiandoti il sangue nostro! E tu hai la roba e noi avemo solo umiliazione e miseria e i nostri figli a casa muoiono di fame. Io vi ho dato da lavorare e da mangiare e vi rivoltate contro di me, che sono uno di voi. Ah, tu non sei come noi, tu hai la roba! La roba me la feci col mio sangue! Prendetevela pure, ma prima ammazzare mi dovete! Che? Veneate, anime fottute! Vivo, attamo! Saliamole qua, amoni! Che ci deve essere roba fina! C'è roba per tutte, cavalciamo! Un prosciutto! Faccio per me, se ce l'hai! Guardate quanto è roba! Oh, fai un salame che cosa... Guardate che ho trovato! Un sorcio che si nascondeva! In schiena, vero? Si nascondeva! Mi voglio divertere, pottia! Sorci, sono arrivati i gatti! E la faccia di porco! Ce la voglio schiacciare con le mie mani! Prendi! Prendi, porco! Attia! Attia! Ti scippo l'occhi e me le mangio! Sorce! I gatti si mangiano! Come fai senza cappello? Così sei più bello, puoi pigliare fresco! Stai attento, non sbattere la testa, eh? Che bello cappello! Bello cappello! Bello cappello! Bello cappello!
Che ci corre, balla da banda, che ci corre? Il nostro uomo di vita! Ferma, Pecciotte! È cosa mia! Raccoglie quella legna. Raccoglie quella legna! Legala. E ora? Basta! Pace! Non vi riconosco più, amici! Non vi riconosco più! Tornate in voi! Non macchiatevi di altri delitti! Tutti i torti saranno riparati, ma nella pace! E i colpevoli saranno puniti dalla legge! Il maltolto verrà restituito perché in municipio ci siamo noi! E la legge di Garibaldi, che è la legge del popolo, verrà applicata! In nome di questa bandiera! Questa bandiera che significa libertà, pace, giustizia! Amici miei, stiamo tutti uniti. Sì, Vendocola. In nome della libertà. Viva Lombardo! No! E viva Don Nicola! Io vi invito alla pace. Avete usato la violenza perché solo violenza avete conosciuto. Ma pure voi oggi avete offeso la giustizia. Viva l'Italia! Viva la libertà! Viva l'Italia! Il figlio di Cannata. Sì, sì, è Tano, figli Cannata. Sono anch'io con voi, Don Nicola! Giusto sulle vostre parole. Credetemi, non è con la vendetta che si riparano i torti. Frontini! Frontini, siamo qua! Altri 5 sorciazze vi portiamo! Piglio cappello, sorci! Amirate, sorci! Piglio cappello, sorci! Sorci! Salute a tutti! Sangue di Giuda. Gasparazzo, ho detto niente più violenza. Allora, che facciamo? A tutti la graziamo? Fermati! Bastilio! Fermati in nome di Dio! Cosa può? Tano! Tano! Aiuto! No, in nome di Dio! In nome di Dio, Tano! Me l'ammazzano! Ma voi le cuccette! Oh, Tano, no! Me l'ammazzano! Me l'ammazzano! Vita mia! Che difficile, che difficile, no! Oh, mi figlio senza pace, mannaggia, no! Assassini, maledetti assassini! Suo padre era notaio. Mi figlio senza pace! Suo nonno pure. Puro idolo diventava. Ma che siete impazziti? Silenzio! Un momento! Ascoltatemi, vi prego! Io non vi ho mai tradito! E non vi voglio abbandonare nemmeno ora! Nonostante i delitti di cui vi siete macchiati. Perciò ascoltatemi! Facciamo così! Tutti coloro che voi considerate vostri nemici li terremo nelle carceri, finché da Catania non arriverà la forza a prelevarli. Così saranno i giudici a processarli. E se colpevoli saranno condannati. Sentite mia! Se in una tana ci sono 6 lupi e se ne ammazzano 5, chi tu che resta vivo fa per 6. Ci mangiano un cuore e ci danno. Che bevono il nostro sangue! E se ne resta uno solo, portiamo una montagna e ci sono cose. Sono colpevoli! Sono colpevoli! Devono essere i giudici a dirlo. Don Nicola, noi vi rispettiamo.
Ma il giudizio su questi uomini solo a noi spetta. Se li portiamo a Catania, a tutta la solva. Popolo de Bronte! Tu devi essere giudice! Tu devi assolvere i buoni e condannare questi malvagi! Così, popolo, si deve fare la giustizia! Giustizia! Ascoltate! Ecco popolo Vincenzo Saporito! Tu lo riconosci? Non lo devi dimenticare! È Chitto che portava le chiavi del carcere alla cintura! A morte gli sbarra! E peccamo! Ammettiamolo a tutti, spioni! No, via! Giudicato! Questo è illuminato lo turco! Hai già fatto giustizia del figlio! Vuoi lasciare un povero vecchio a piangere il figlio morto e a contare i suoi peccati? A te a giudicare! A te, sul sazzo! Popolo! Che ci fai a Giuseppe Martinez? Che tu che veniva a pignolarti la capra e il frumento! Senza pietà con lui, senza pietà saremo noi! Sì! Via, via, giudicato! Tu, bene! Ecco Antonino Leanza! Ammazzo! Facevole morere! Portiamo a venire in portato! Via! Giudicato! Vieni, Don Peppino! Don Peppino Saitta! Andiamo già a destra! Io l'ammazzo, io! Giudicato! Un processo finito! All'osciolando! La mettiamo! Ammazzamole subito! Tutti con noi! Giustizia! Come i cani a metà morire! Devo ammazzare chi me mano! Cammina! Cammina! Guarda, tu cammina, cammina, porco! Dai! Un modo di vita! Avete fatto giustizia! Turco, Martinez, Saporito! Lenza, Saitta, tutti l'avevamo giustiziato! Don Nicola! Libero! Don Nicola! Sarà contento il generale Garibaldi, eh? A Bronte la libertà la siamo fatta da soli, con queste mani nostre! Eh? E i solci ne rimettiamo nella banca! Noi avevamo un'occasione e l'abbiamo perduta. Chissà quanti anni dovranno passare prima che se ne presenti un'altra come questa. Di fare la libertà vera, pulita, con la terra a chi lavora e la giustizia per tutti. Voi troppo buono siete. No, se la bontà non serve, non è più bontà. No, niente, niente, Maria. Non sono che un povero illuso. Li vedeste, Nunzio? Sì, sì.
cannoni hanno. Sì, ho visto. Giù. Ancora picciotte. Giù. Avete visto? Sangue dello demonio, ci romperemo le corna. Non ce ne sarà manco uno che arriverà vivo a Bronte. Bene. Bronte ci ha dato il suo saluto. Secondo il governatore di Catania era tutto chiaro. A Bronte è in atto una rivolta babbonica, dice lui. E invece là sventola il tricolore. Tricolore o no, sembrano ben intenzionati a farci la pelle. Qui ci vuole più prudenza che coraggio. Se volessero da lassù ci potrebbero sterminare in mezz'ora. Teneteli sotto la mira. Questi soldati di Garibaldi! La pace! Vengono a portarci la pace! Portano la pace, credetemi! Amici sono! Scendi! Scendi! Picciotte, state calmi! Statevi calmi! Sono fratelli! Che volete combattere contro i nostri fratelli? La pace non si porta che Si valera, Idala, Attenà, questi sono i soldati di Garibaldi, non fate pazzia, venetela! Aspettate, ora ci verrà un Amici sono! I soldati guerra! Ora ci parla Donne Pola! Non ho visto mai i soldati portare la pace! Non scendiva, no! Colonnello pure. Io non sono venuto qui per spargere il sangue di quelli che, come me, hanno lottato per la bandiera della nostra libertà. Ma convincete questi uomini a scendere da là sopra e a deporre le armi. È necessario, avvocato. Credetemi. Picciotti! Questo è il colonnello Pulè. Qualcuno di voi ha combattuto con lui nel 48? Siciliano è, come noi. E come noi combatte per la libertà, in nome di Garibaldi. Sentite, Picciotti! E insieme a questi nostri fratelli gridiamo viva la libertà! E che succede? Abbiamo scherzato, a così aveva a finire. Non ci creda a sti soldati che portano la pace con i cannoni. Rispondici, Gasparazzo. Ci siamo fatti la rivoluzione con le nostre mani, noi altri. E con le nostre mani ci facciamo la pace, senza l'aiuto dei soldati. Ma di questi soldati noi ne abbiamo bisogno. Portano la legge di Garibaldi. E ringrazio Don Nicola Lombardo. Ma la pozza di tradimento arriva fino a qua. Ma Garibaldi non ci potrà mai tradire. Io che non vino a Garibaldi. Io che vino solo preti e cappetti. E 11 stanno loro, non ci sta Calogero Gasparazzo. È uno sbaglio, Gasparazzo. Tutti voi scendete. Vi faccio io il responsabile della vostra immunità di fronte a questi soldati. Ma perché non mi volete credere? Non potete continuare a uccidere! Dovete rendervene conto! Iemo, picciotti. La festa oramai è finita. Io torno alla montagna. E se qualcuno vuole a Calogero Gasparazzo, ave a salire. Salutiamo a tutti quanti. Si permettete, Don Nicola?
Me ne voglio pure io! Voi fate che volete. Vi saluto. Peccati, e quod malum est, coram te feci. Ut manifesteris iustus in sententia tua, rectum iudicis. Queste sono le vittime della rivoluzione. Vuol dire che qualcheduno doveva pagare. Questo sì, sì. Debiti vecchi, vecchi di secoli. E così grandi, così incancreniti che forse non c'era altro modo. O se c'era il popolo non lo poteva vedere. Cercheremo di vederlo noi altri. Ora, nella pace. Sì, nella pace. Ferma al bivio. Lei. Ecco. Bronte è lassù. Da quest'altra parte invece si va al castello della Ducea. Mi permetto di insistere, generale. Sarei lieto di ospitarla. No, grazie. Le ripeto che la sua ospitalità non mi serve. Anzi, separiamoci qui. Preferisco arrivare a Bronte da solo. Come vuole. La mia carrozza è a sua disposizione. Da solo vuol dire anche senza la sua carrozza. Ho fatto a piedi mezza Sicilia. Sono allenato. Lei è molto generoso. Vuole evitare che il consolato inglese venga mischiato in questa faccenda, ma non occorre. Mi creda, non è proprio il caso. L'Inghilterra è lontana. L'Inghilterra non c'entra. Questo è un affare vostro. Non è soltanto un affare nostro. Se sono qui è anche per lei, signor Tovez. Aspetti almeno l'arrivo dei suoi soldati. È questione di ore. Io posso entrare a Bronte quando e come voglio. Non sono quel minchione di Poulet. Andiamo, alla Ducea. Andiamo. Ave bandiera! Ave bandiera! Arrivò! Garibaldi! Arrivò! Andiamo. Fate presto, fate Palermo, dovremo. Correndo, un momento. Girando l'angolo. E nessuno a pensare Luogo a tenente di Garibaldi. E quello si vuole dove c'ha Dio. Lo vedete? Io non vi sapere, a bere senza scorta. Ma che ha fatto Tovez? Solo lo lasciò.
cosa fa? Dunque, basta! Generale, siamo desolati. Il vostro arrivo ci ha colto alla sprovvista e solo ora abbiamo saputo. Permettete intanto che io mi presenti. Sono l'avvocato Nunzio Cesare per servirvi. Liberale fin da prima del 1848. Ai vostri comandi. Noi siamo fra i pochi superstiti della della rivolta. Permettete innanzitutto che vi presenti Padre Palermo, il rettore del nostro collegio, il collegio Capizzi. Che avrà l'onore e il piacere di ospitarvi. Il collegio Capizzi è l'unico asilo confortevole di questo nostro disgraziato paese. Il nostro delegato di pubblica sicurezza è Don Peppino Spedalieri. Signor generale, se volete accomodarvi. Don Sebastiano De Luca. Dopo di voi. Di qua, prego. Ancora pochi passi e siamo giunti. Pochi passi e siamo giunti. Siamo arrivati. Dovete scusare, signor generale. Ecco il collegio. Ma Bronte non si presenta certo nel suo aspetto migliore, ma abbiamo passato giorni... sì. Una domanda, signori. Dove eravate? Voi che in Sicilia siete chiamati galantuomini. Quando la canaglia metteva a soqquadro il paese. Prego, Prego, generale. Viva il generale Nino Picchio! Viva, viva, viva! Viva il generale Giuseppe Garibaldi! Viva, viva, viva! Ascoltate! Ascoltate! Il generale Nino Picchio, in virtù delle facoltà ricevute, decreta il paese di Bronte colpevole di lesa umanità e dichiarato in stato d'assedio. Nel termine di 3 ore, a cominciare dalle 13:30, gli abitanti consegneranno le armi di fuoco e da taglio, pena la fucilazione per i detentori. Il municipio è sciolto ai termini di legge. Gli autori dei delitti commessi saranno consegnati all'autorità militare per essere giudicati dalla commissione speciale. L'ave alla minestra, le tu texibriana, ladis che le malata per non mangiar polenta, bisogna aver pazienza, lascia la marità, dal tamburio sento che mi chiama la bandiera, orgoglio che contento, io vado a vedreggiare, ma non ho paura delle bombe e dei cannoni, io vado all'avventura, sarà poi quel che sarà, e la bella di così, sopra mille di l'allera, stava compagnia, signora Ministro, e la bella di così, sopra mille di l'allera, stava spasso sospingi, compagnia, Fianco sinistro! È proprio questa la cosa più intollerabile. La sua passività, la sua accondiscendenza verso questa banda di malfattori. Il fatto che lei è siciliano non serve a scusarla. Io non ho niente di cui dovermi scusare. E non mi vergogno del popolo di Bronte. Come siciliano non me ne vergogno. Anche se come uomo piango la strage e la violenza a cui si è abbandonato. Non ha operato un arresto, non ha requisito un'arma. Che cosa ha fatto da quando è qui? È bastata la sola nostra presenza perché nel paese cessassero tutti i disordini. La vostra presenza. Colonnello Poulet, soltanto dando un esempio terribile si può estirpare il bubbone della rivolta che si va estendendo in tutti i paesi del Catanese. La vostra presenza. E intanto lei non ha impedito che la canaglia mettesse le mani sulle carte del municipio. Era per le loro terre, generale. Non siamo venuti in Sicilia per ritoccare i confini delle proprietà sulle mappe catastali. Ci penseranno i futuri governi, quando e se ne avranno voglia. Noi siamo qui di passaggio. Il nostro compito è di lasciare alle spalle province ordinate e fedeli al nuovo Stato e andare avanti, fino a Napoli e oltre. È questo il corso della storia. O crede che le beghe contadine possano costringermi a rimanere in questo deserto mentre Garibaldi si prepara a sbarcare in Calabria e liberare il meridione? Raduni i suoi uomini e torni a Catania. Si metta a disposizione del governatore. Non c'è altro.
Lei si rechi immediatamente a Catania e porti qui la commissione speciale di guerra entro domani sera. Vada! Lei si rechi al comando di brigata. 4 battaglioni devono marciare entro stasera sui comuni di Randazzo, Regalbuto, Francavilla e Linguagrossa. Anche qui si minacciano tumulti, ruberie, violenze. Vada! Formi 12 drappelli e proceda all'ispezione delle case e agli arresti. 50, 100, 150, 1000, anche tutto il paese. Entro domani chi ha avuto anche solo l'intenzione di torcere un capello deve essere in carcere. Arrestate chiunque si trovi per le vie, fucilate sul luogo chi resiste. Lei si occupi della tassa di guerra, questo è compito suo. Generale, 10 onze all'ora in questo paese. Dove le trovo? Le trovi dove vuole, frughi dappertutto, sprema la gente. La tassa di guerra deve essere pagata interamente e puntualmente. E tu? Che cosa hai fatto durante la rivolta? Rivolta o no? Le barbe crescono sempre e io continuo a raderle, eccellenza. È permesso, disturbiamo il generale. Avanti. Forse siamo arrivati in un momento poco opportuno. Ci siete tutti? Ci siamo tutti. Anche il signor Guglielmo Tovez è venuto a salutarvi. Chi si rivede? Sono venuto a rinnovare l'invito di ospitarvi al castello della Ducea, se il vostro soggiorno a Bronte dovesse prolungarsi. Entro le prossime 24 ore vi riconsegnerò questo paese tranquillo, più tranquillo di un educandato. Ve ne saremo obbligati. E dunque andiamo al sodo. Secondo quello che mi ha detto il signor De Luca, la colpa sarebbe tutta di un certo avvocato Lombardo. Scusatemi, ma io non ho detto questo. Io ho detto soltanto che la popolazione, se non tutta, almeno una parte di essa, aveva acclamato l'avvocato Lombardo presidente del municipio. Solo questo? Soltanto questo? Niente di più. State per caso ritrattando l'accusa? Generale, che accusa? L'avvocato Lombardo è uno dei più stimati professionisti di Bronte. Ma non era lei il presidente del municipio? Lo ero. Poi, come ho detto, la popolazione ci portò l'avvocato Lombardo. Se non fosse per lei, caro signore, per gli impegni che Garibaldi ha assunto con il rappresentante del suo governo, lascerei che questa buona gente continuasse a scannare questi bravi galantuomini. You see, they know a stranger can be dangerous. That is why they don't speak. This is Sicily. They are cowards. Mm-hmm. Allora, questo Lombardo non avrebbe niente a che fare con le stragi dei giorni scorsi? Come correte, generale. Si vede che siete abituato a galoppare sui campi di battaglia. Fuste in carcere all'isola di Favignana 5 anni per la tua fede antiborbonica. Fuste perseguitato come a mia. Quanto a mia, Ma noi ci avevamo paura. 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 Che significa? Ma chi è sta paura? Dixio è il luogotenente di Garibaldi, È come se fosse Garibaldi in persona. Un paio di battaglioni si trasferisca a Maletto. Si dice che Maletto sia il centro del brigantaggio del distretto. Maggiore Francesco De Felice, presidente. Ignazio Cagnotti, cancelliere. Giudici, Nicolò Boscarini, Biagio Formaggi, Alfio Castro. Michelangelo Guarnaccia, avvocato fiscale. Da questo momento vi insediate a Bronte come commissione di guerra. Gli autori dei delitti e i presunti tali li manderò a Catania, tutti, fosse anche l'intero paese. Ma voi vi ho fatti venire perché giudichiate e condanniate i capi più in vista della rivolta. Nel più breve tempo possibile. Terminato il vostro lavoro in questo paese, vi recherete negli altri che vi saranno assegnati. È necessario l'esempio, e l'avranno. Date retta a me, Don Nicola, li ho sentiti io. Il vostro nome è il primo della lista. Spicciatevi a scappare senza perdere altro tempo. Non riuscirete mai a ragionare con quell'uomo. Non può capire.
O non vuole capire. Capire costa tempo. Fatica. E non ha mai ricoperto di gloria nessuno. Scappate, donna Cola. È la sola cosa che potete fare. No, no. Vi dico di sì. Dovevano essere i giorni della libertà. Invece sono diventati i giorni della paura. C'è un signore che vorrebbe parlare con lei. Fallo passare. Venga avanti. E lei chi è? Che cosa vuole? Sono il presidente del municipio, l'avvocato Nicola Lombardo. Ah. Il presidente della canaglia. Sì. Della canaglia. È in arresto. Cerca qualche prete. Vuol parlare col generale? Cos'è che succede? Mi dica, posso fare qualcosa per lei? Avvocato Lombardo. È sua moglie? Sua sorella? Mi dispiace, non è proprio possibile. Non posso mica farla entrare. Ah, ho capito. Lo dia pure a me. Penserò io a consegnarglielo. Questo me l'ha dato una donna per lei. Ah. Grazie. Posso sedermi? O preferisce restar solo? Prego. Grazie. Mi chiamo Orazio Cantoni. Lei sa già chi sono io. Sì, certo. Il presidente della canaglia. Lo sa che cos'è questa? È la cella di punizione del collegio. Da ragazzo ci sono stato una volta e mi ricordo che piansi tanto perché volevo... Forse lei comincia a pensare che non valeva la pena di partire da Quarto per arrivare qui a Bronte. C'è gente feroce. Non so se ne valeva la pena. Ma certo, mai avrei immaginato tutto questo. Tutto questo. Le sembra assurdo, eh? Anch'io lo pensavo. Ma poi ho riflettuto e ho capito che non è tanto assurdo. Lei è già stato in prigione, nel 48, sotto i Borboni. Appunto, e forse è questo che le sembra assurdo, ma non lo è. Perché noi siciliani e voi altri abbiamo sempre detto la stessa cosa, ma intendendo due cose diverse. L'Italia, sì, la libertà d'Italia. Certo, abbiamo combattuto per questo, abbiamo patito il carcere, fatta la rivoluzione, ma il popolo siciliano pensava a un'altra libertà. Ma la libertà è sempre la stessa. No, no. Quando i siciliani gridano libertà, vogliono dire pane. Voi dite portiamo la libertà.
E il contadino siciliano crede che gli portate la terra dove nasce il pane. Dite libertà. E i contadini pensano che sia arrivato il momento di farsi giustizia. Un atto di annessione è bastato a unire la Lombardia al Piemonte. Qua forse non basta. Occorreva un cambiamento violento, con teste che saltano, registri catastali che bruciano. Vennero! Madre mia! Madre mia! No! No! Vai avanti, sta fermo! Madre mia! E calmi, ma che volete? Io niente hai fatto, niente hai fatto! Forza, avanti! Non pensare a me! Dove vuoi andare? Ma devi cerite! Marito, non fece niente! Niente, fece la Marito, niente! No, no! Ma tu non sei Buttalo, papà! Buttalo, papà! Dai, muoviti anche tu, vai con gli altri. E fai presto. 350 fucili sono saltati fuori dalle case vostre e dai vostri amici. Perché non vi siete difesi contro quelle canaglie? Con quale faccia tosta potete passare per galantuomini? Il generale avrà certo qualche altra cosa da dirci, se ci ha fatto venire con tutta questa urgenza. Sì. Qui siamo. Ecco qua. 150 individui, indicati come colpevoli di furto, incendio, assassinio, saranno portati a Catania e giudicati da quel tribunale che avrà il tempo e i mezzi per indagare su quello che è accaduto a Bronte in questi giorni. Ma 5 saranno processati qui, subito, e domattina andranno davanti al plotone d'esecuzione. Ho detto 5, signori. Finora abbiamo messo le mani su 4 dei caporioni della rivolta. Ne manca ancora uno. Un attaccapanni, un orso e 2 ceste. Un tappeto. Un pacco di biancheria. Un mastello. Un'anfora da vino. Un bastone. Un orologio. 2 piatti. Una davigiana. Un poggiapiedi. Sì, 3 vieni con noi altri. Dove l'hai preso questo? In nome di Vittorio Emanuele II, re d'Italia, la commissione mista eccezionale di guerra all'uopo eretta, visti gli atti a carico di Nicola Lombardo, del Fu Francesco, di anni 48, civile, Nunzio Sampieri, di Spiridione, di anni 27, Murifabbro, Nunzio Spitalieri, del Fu Nunzio, di anni 40, Villico, Nunzio Longhitano Longi, del Fu Giuseppe, di anni 40, Villico, Nunzio Ciraldo Fraiunco, del Fu Illuminato, di anni 30, Villico, tutti di Bronte. La commissione mista eccezionale di guerra accusa i suddetti dei reati di guerra civile, strage, devastazione, saccheggi, incendi, omicidi e detenzione di armi vietate. La commissione mista eccezionale di guerra ordina l'audizione dei testi a carico e discarico. Di là. Nome, cognome, Mi professore. chiamo Salvatore Rapasadda, di Vito, di anni 23, Becchino. Sedetevi.
Quanti cadaveri avete seppellito dal 3 al 4 agosto? 15. Primo, Carmelo Luca Cucchiurello, guardia municipale. Secondo, Mariano Mauro. Terzo, Mariano Zappia. Quarto, il notaio Cannata. Quinto, suo figlio. Sesto, Rosario Leotta. Settimo, Giuseppe Luca il guardiaboschi. E poi Martinez, Leanza, Saporito, Seit, Lo Turco, che fanno 12. Gli altri non mi ricordo il nome. Conoscevate bene questi individui quando erano in vita? Coscienza, io le conobbi effettivamente per quelle che erano nella loro esistenza, perché io fui in conoscenza diretta con costoro. E il notaio Cannata, quante ferite aveva? Non tante, una sola. Senza faccia era, che gliel'avevano schiacciata con una pietra. Rosario Leotta aveva la testa spaccata. Illuminato Lo Turco, innumerevoli colpi di coltello e di ringetto. Mariano Mauro, un colpo di fucile a braccio destro, uno nella pancia e un altro nella spalla. Giuseppe Luca, un colpo di fucile in fronte, ma anche 2 colpi di scuro nel petto. Poiché ricordate così bene il numero e la qualità delle ferite inferte alle vittime, penso non vi sarà difficile ricordare nei 2 giorni della rivolta un volto o un nome fra gli autori di tanti massacri. No, non ricordo niente. Voscenza, mi stancai la memoria. Altro non saccio. Allora, che mi sapete dire? Io non saccio niente. Non ho visto niente io. Ma che c'è stata la rivolta? Lo sapete? L'ho sentito dire. E non avete sentito dire, per caso, i nomi di coloro che vi hanno preso parte? Scienza. Queste sono cose che non si sentono dire. Voi conoscete l'avvocato Nicola Lombardo? Don Nicola Lombardo? Sì, lo conosco. Un galantuomo, E il notaio Cannata? Lo conoscevate? Un notaio Cannata? Ah, un galantuomo. Ognuno si faceva i fatti suoi e non badava a chi di lauce. E quali erano i fatti vostri? Chi di fare i miei fatti miei? Toglietevi il cappello. Su Petru. Su Petru! Zitto voi! Dunque, cosa potete dirci? Fu una gran bella festa, eccellenza. Tutto il paese c'era. Ah, una gran bella festa. E voi che cosa avete fatto? Ho bevuto, eccellenza. Ho bevuto. Eccellenza, ho bevuto. Va bene, andate pure. Io non posso in coscienza dire di ricordare quella o questa faccia. Voi lo sapete i sogni come sono. Ne afferrate un pezzo e ve ne scappa un altro. Perché non vi siete difeso quando i rivoltosi vi assalirono? Io non sono stato assalito, eccellenza. Ma nessuno vi ha molestato? No, eccellenza, perché ero nascosto in un posto sicuro. Sapete come succede? Uno solleva una pietra e sotto c'è un formicaio. Le formiche vanno di qua, di là, senza regola, senza direzione, come impazzite. Può forse l'occhio umano seguirle? Ebbene, così era Bronte in quei giorni, così, ecco. Sì, me li ricordo. Me li ricordo tutti, eccellenza. Bene, diteci i loro nomi. Ma nessun male mi fecero. Pacificamente se ne andarono, perché io li persuasi. Ma le minacce e la violenza, il portone del cortile scardinato, ci furono? Eccellenza, sciocchezze, sciocchezze. Voscenza, ha visto le stelle che ci stanno nel cielo? E tanti erano quelli che andavano ammazzando e rubando. Se ne vedeva uno e se ne scordava subito un altro. Come posso ora io riferire alla giustizia senza macchiare Dio ne scansa l'animo mio? Lei è avvocato, come me, come noi. Da lei almeno ci attendiamo una deposizione precisa che aiuti a far luce sulle colpe e sul grado di responsabilità dei singoli imputati. In tutta quella confusione, l'occhio dell'avvocato non è migliore di quello del contadino. Lei si aspettava di più e mi dispiace di doverla deludere, eccellenza. La mia deposizione purtroppo è già finita. Conferma la testimonianza resa precedentemente? La confermo. Signora, desidero che lei guardi gli imputati e dica senza timore
se qualcuno di loro era presente quando le hanno ucciso il marito. C'erano tutti. Qualcuno di loro è intervenuto per proteggere la vita di suo marito? No. Mio marito uscì di casa perché Don Nicola Lombardo gridava pace, pace e abbracciava tutti. E mentre lui abbracciava mio marito è arrivato quel carbonaio che chiamano Gasparazzo e gli ha sparato. L'abbraccio di Giuda. Mio marito diceva che Lombardo scaldava la testa alla folla. E una sera, mi ricordo, sono venuti a gridare minacce sotto casa nostra. E anche in pieno giorno andavano gridando e minacciando la brava gente. Quello lì gridava più di tutti. Può ripeterci che cosa andava gridando l'imputato Fraiunco? Sì, non me lo posso dimenticare. Capelli, guardatevi! L'ora del giudizio s'avvicina! È tu popolo, non mancare l'appello! Tempo. Lei mi chiede tempo, maggiore. Quanto tempo? 2, 3, 4, 5 ore? Io parlo di settimane, generale, se non di mesi. 2 o 3 settimane al minimo. Lei pensa che Garibaldi aspetterà delle settimane per sapere se a Bronte è stata fatta giustizia? Delle settimane. Delle settimane per 5 volgari delinquenti le cui colpe sono di dominio pubblico. E intanto rimandiamo lo sbarco in Calabria e Garibaldi se ne sta con le mani in mano ad assediare la fortezza di Messina per il fatto che il maggiore De Felice vuol prendersela comoda a pronunciare una sentenza. Io sono in questo momento un militare, ma sono anche avvocato. E se come militare capisco le sue ragioni... Dove crede che io stia correndo adesso? A Regalbuto. Tumulti, anche lì, minacce, disordini. Per questo è necessario un esempio, immediato. Ma lei mi chiede tempo. E va bene. Nei limiti del possibile cercherò di accontentarla. Le concedo tutta la giornata di oggi. Ma si ricordi che stasera al mio ritorno esigo la sentenza. Andiamo! Hey! 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 Gli imputati hanno qualcosa da dire? Nunzio Sampieri. Voscenza, io sono innocente. In quei giorni manco dalla mia casa uscii. Nunzio Spitalieri. Io sono innocente, perché in quei giorni delittuosi mi trovavo a casa mia, ammalato. Nunzio Longhitano Longi. Signore, io sono innocente di tale fatti. E quando gli stessi si commettevano, io mi trovavo a Bronte. E mi facevo orrore a vederlo commettere. E non... Avvocato Nicola Lombardo. Solo poche parole, signor Presidente, per non togliere altro tempo alla commissione. Io mi ricordo che sfogliando vecchie carte di quando in Sicilia c'erano i viceré, vecchie carte di materia criminale, mi imbattevo spesso nell'espressione Sua Eccellenza il viceré gli diede un'ora di termine e voleva dire che
che il viceré, fatto venire davanti a sé il presunto reo, gli dava un'ora di tempo per presentare le proprie discolpe. Dopodiché decideva la condanna. Era il cosiddetto giudizio ex abrupto. Noi abbiamo avuto un giudizio ex abrupto nell'anno 1860, quando in Sicilia non ci sono più i viceré, ma Giuseppe Garibaldi, in nome della libertà, quale che possa essere la vostra sentenza, non è un onore per voi, uomini della nuova Sicilia, della nuova Italia, averci giudicati come ai tempi dei viceré. Dentro la grande ingiustizia, l'ingiustizia storica che si consuma contro questo popolo, c'è quest'altra particolare ingiustizia che si commette contro di noi. Come avvocato ne sono indignato. Come uomo che ha combattuto per gli stessi ideali in nome dei quali voi credete di poterci giudicare, ne sono schiantato. E tuttavia vi dico che io credo in questa Italia. Credo in questo popolo. Generale? Feroce viltà. Un paese dopo l'altro in cui non trovi che feroce viltà. Il processo qui, si è concluso? Sì, generale. Fucilazione. Come del resto voleva lei. Incomprensibili, rozzi, anche nei lamenti e nelle preghiere. Sempre. Mi sente? Vi prego, padre. È questa la sola cosa che mi resta da fare. Non è per sentirmi in regola, tranquillo. Io mi sento già in pace con tutti. Anche se non nel senso che intendete voi. Ma lo sapete, Maria è sola. E non sarà facile restare sola in questo paese, dopo quello che è successo. Non ho molto da lasciarle. La casa, qualche mobile. E il nome. Anche se è diventato un nome pesante da portare. Ma lei non ha avuto nemmeno questo nella vita. Ego coniungo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Attenti! Fianco sinistro, avanti! March! Vai. Vai a casa. Rotone, alto, fianco destro, destra.
Andiamo. Domine, noli mia cura, mira tua, ec me corribere in furore tuo. Miserere me, Domine, quoniam infirmo sum. Sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea. Et anima mea conturbata es val, sed tu, Domine, quousque. E vetere, Domine, eri pe anima mea, salvum me fac propter misericordiam tuum. Uniamo! Morte qui recordetur tui. Non voglio morire! Lacrimis meis. Non voglio morire! Caliga. Non voglio morire! Veterasci propter omnes inimitos meus. Recerita me omnes. Non voglio morire! Quoniam Dominus audivit vocem fletus meus. Dominus audivit precazione mea. Dominus orazione mea me suscede. La Madonna del Rosario! La Madonna mi fa fare la grazia! La Madonna mi fa fare la grazia! Uniamo! Uniamo! Mi fa la grazia, non mi fa morire! La Madonna del Rosario! La Madonna del Rosario! Non voglio morire! Là, da quella parte. Allineati. Ecco. Prima fila, fianco sinistro. Seconda fila, fianco destro. Plotone, avanti marcia. No, la Madonna del Rosario, la Madonna mia mi fa la grazia, la Madonna mia mi fa la grazia, a mia. Ego absolvo vostra peccati silvestris, A in nome mia. del Patris et de Filii et de Spiritus Sancti. Amen. Plotone! Caricate! Puntate! Fuoco! La Madonna mi fece la grazia! Plotone! Ora me l'avete a fare Giancarlo! voi! La Madonna del Rosario mi fece la grazia! Ora me l'avete a fare voi! Ora me l'avete a fare voi! La grazia, facetemi la grazia! Ora me l'avete a fare voi! Ora me l'avete a fare voi! Ora me l'avete a fare voi! Ah! Plotone! Fianco destro! Destro! Avanti! Marcia!
mamma mia. La mano di lupi sull'agnelli, piangite me, mamma mia.